amici, abbiamo quasi tutto pronto. Ho creato lo stampo, ho aggiunto l'adesivo. Questa volta utilizzo la resina della Apodex. Non sto facendo pubblicità, ho preso questa perché voglio provarla. Sto facendo un tavolo trasparente, voglio vedere come viene questa resina. Mi sono preparato la bilancia. Adesso farò la colata di primer, che sarebbe un 5 litri di resina per la grandezza di questo tavolo, in modo che ho 0,5 mm di colata. La resina è Eco Plus, componente A e componente B, mi permette di andare a fare fino a 5 cm. Adesso vediamo insieme come fare. Questo mi sputa fuori un po' di aria calda. Il nostro tavolo è pronto, devo solamente carteggiarlo solo sulla resina, perché è un po' di giorni che ho fatto la colata, si è già indurita, e dovrò fare una piccola carteggiata con la 320 P400. Vediamo. Sto utilizzando le carte abrasive della NAT, è un'azienda italiana. Questa qua è in retina, quindi permette l'aspirazione del materiale che andate a carteggiare ed è ottima. Io la attacco anche all'aspirapolvere, non ho paura che mi si intasa, va a graffiare in modo molto brutto la resina. Non vi preoccupate se magari ci sono punti in cui non arrivate, non è un problema, sto solamente toccando le parti che hanno una più estendibilità di resina. Dove riesco arrivo, nei punti che non ci riesco va bene anche così, la resina attacca lo stesso. Dopo con un compressore andiamo a spolverare tutto. Allora ragazzi, siccome questo recipiente mi permette di fare 15 litri alla volta per riuscire anche a girarla, ho deciso di usare anche una pompa del vuoto. Siccome il tavolo è trasparente, voglio, una volta girata la resina, voglio che non abbia le bolle, quindi la faccio direttamente qua. Allora, la resina che sto utilizzando è quella della Apodex, è un rapporto di impiego 2 parti di A e 1 parte di B. Se andate sul loro sito potete scoprire più rapporti di impiego e più campi di utilizzo della resina. Questa mi permette di andare fino a 5 cm, è la Apodex Clear Eco Plus. Sto cercando di riempire quasi 45 litri di resina che mi occorre per arrivare a 4 cm di spessore. Vi consiglio di usare un bastone per pulire accuratamente le pareti del contenitore in cui avete mescolato la resina, perché il componente A, essendo più denso, tende ad aderire facilmente alle pareti. Se non lo rimuovete bene rischiate di avere resina non miscelata correttamente. Ecco qui la mia pompa del vuoto che mi elimina tutte le bollicine che vedete.
riuscito a staccarlo dallo stampo, per fortuna, perché sul tavolo precedente, quello blu, non so se avete visto il video, ve lo lascio in descrizione, avevo messo come stampo nobilitato bianco, che va benissimo, quello liscio, però non ho messo lo scotch e ho messo lo spray distaccante. Lo spray distaccante probabilmente io dopo ho cominciato a pulirlo, ma l'ho pulito troppo e di conseguenza si era attaccato molto bene e ho fatto fatica. Prossimo step, ragazzi, farmi dare una mano da qualcuno, portarlo fuori, devo calibrarlo, cioè nel senso tagliargli i bordi, pialarlo con il mio router, dopodiché faremo la colata di rivestimento come finitura finale. Finito di pialare, adesso mi dedico alla levigatura. Siamo qua fuori all'aperto e voglio parlarvi un attimo delle carte abrasive. Sto utilizzando delle carte abrasive in retina così, in modo da facilitare l'aspirazione dello sporco. Io le ho già provate perché il tavolo, la parte sotto di questo tavolo l'ho già levigato e devo dirvi che con una carta sola potete fare 10 passate e la carta è ancora valida, ha un buon grip, rimane sempre attaccata, è un materiale molto valido. Le potete trovare su www.nattabrasivi.it, avete tutte le specifiche necessarie. Io qui ho ricevuto anche un catalogo, perché oltre ad avere le carte abrasive loro hanno tutti i tipi di, anche più avanti vi farò vedere quando dovrò fare il polish. Ho preso da loro anche tutto il kit completo per fare il polish di questo tavolo. Adesso partirò con una P80 e vado avanti fino a P320 e andremo ad utilizzare i dischi a reti. Vi consiglio di avere anche a portata di mano uno straccio in modo da togliere la polvere che rimane in eccesso. Dopo ciascun grana dovete pulire per bene anche dalla polvere. Sono andato avanti con la carteggiatura fino a P400. È venuta molto bene e l'ho spolverata perché ci sono le fessure, ci sono alcuni buchini piccoli. L'ho spolverata, l'ho pulita bene e adesso intorno al bordo dovrei mettere questo nastro di alluminio. Ho scelto questo d'alluminio perché è più resistente, quindi non abbiamo il rischio che colla la resina. Farò un po' di resina e adesso vi dico il calcolo giusto che ho fatto. Comunque, se volete fare qualsiasi conto della resina potete tranquillamente scaricare un'app che si chiama Resin Calculator e lì mettete la lunghezza, larghezza, spessore e vi dà tutto quello che volete. Per questo rivestimento mi ha dato intorno ai 5 litri di resina. Il tavolo è 2,70 x 95 e quindi farò un 2 mm di spessore, ma siccome andrà a collare sui bordi, dovrà rimanere un po' qua quando io tiro via il nastro, ne aggiungo 8 litri, quindi 3 litri in più. Questo perché si andrà a perdere un po' di resina quando tirerò via il nastro dal bordo.
Allora, nella parte di ancoraggio dove c'è la resina ho fatto 30 grammi di resina trasparente in modo che quando inserisco i bulloni abbia una trasparenza maggiore, quindi non si vedrà tutta quella parte sfumata così. Magari riesco a far notare la bellezza anche della vite. In questo caso anche il bullone avrà una maggiore resistenza all'interno della resina. Amici, questo video è giunto alla fine. Ditemi nei commenti se vi è piaciuto oppure no, se avete qualche domanda scrivetemi nei commenti. Se non ti sei ancora iscritto, iscriviti, non ti costa nulla, lascia anche un like e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!